Qual è la città più bella d'Egitto? Beh, ovviamente ogni gusto è personale, ma se devo trovarne una più moderna, particolare e che si stacca un po' dal classico Egitto, si tratta della città più a nord del paese, quella che sfocia sul Mediterraneo. Signori, buongiorno e benvenuti nel quarto episodio del Real Egypt Trip, la serie che porto avanti in cui andiamo a scoprire quello che è realmente l'Egitto, il vero Egitto, quello che non tutti vi mostrano. Ed oggi vi porto ad esplorare Alessandria d'Egitto, o Alexandria come volete. Una città famosa e sulla bocca di tutti, ma in realtà poco frequentata dai turisti. Come mai? Forse perché è a 3 ore e mezza dal Cairo e tutti hanno paura di usare i mezzi pubblici in Egitto, ovvero il treno? Non lo so. Fatto sta che resta una bellissima città da vedere, che si è guadagnata un bel video. Detto questo, non vi faccio perdere altro tempo, mettetevi comodi perché un altro video egiziano sta per iniziare. Noi ci vediamo alla fine, come sempre. Signori, buongiorno, siamo nella stazione dei treni al Cairo e tra 3 ore arriveremo ad Alessandria. Biglietto pagato poco più di 2 euro per 3 ore di viaggio. Fa un freddo cane, mal di pancia, mi raccomando vestitevi quando venite in treno. Però dai, c'è abbastanza spazio per le gambe, quindi è una cosa positiva questa. Paesaggio fuori comunque molto rurale, molto tutto quanto in costruzione, tantissimi palazzi, case popolari, case in costruzione, animali, sassi, rocce, però tutto quanto in stile non bello ma abbastanza degradante. E mi chiedo come sia possibile, perché fin dall'antichità è stata una delle civiltà riconosciute da tutti che ha costruito cose più belle e più imponenti di tutti. Siamo arrivati ad Alessandria, mamma mia, c'ho un mal di pancia clamoroso. Comunque il primo impatto è che sembra finora la città più moderna che abbiamo visto delle tre: Giza, il Cairo e Alessandria. Perché innanzitutto ci sono le corsie segnate per terra, ci sono le frecce per terra, ci sono dei segnali, cosa che non ho mai visto da nessuna parte finora. A livello di edifici sembra anche abbastanza messa decentemente rispetto alle altre. C'è anche il mare, qui andiamo verso il mare, però mangiamo qualcosa prima perché stiamo morendo di fame. Città che comunque sì, è super claxonata anche questa, ma è presente un vecchio teatro romano, perché in questa città qua sono arrivati i romani in un'epoca che non so quale sia. Le abitudini qua non cambiano quando si tratta di attraversare la strada. Stiamo passando vicino a una scuola, c'è un alto rischio di pull-upping qui e bisogna stare molto attenti, siamo gli unici turisti. È abbastanza strana la situazione qua. Ora vi farò vedere come attraversare la strada ad Alessandria. Così. This is Wahhabits Entertainment. Guarda che esotico qui, ora i tammar sopra le palme che alla fine sono datteri. Come penso abbiate notato e come immagino sappiate benissimo tutti, Alessandria d'Egitto ha lo sbocco sul mare e questa città fu la prima delle città omonime fondate da Alessandro Magno tra il 332 e il 331 a.C. Alessandria d'Egitto è stata una ed è tuttora una delle città più importanti di tutta quanta la nazione, perché grazie al proprio sbocco sul mar Mediterraneo offre la possibilità di arricchire il proprio commercio interno grazie ai prodotti ittici e non solo. Oltretutto fin dall'antichità, quando questa città è stata fondata da Alessandro Magno, l'ha proprio fondata apposta per avere un bel porto importante per sbocchi commerciali con tutti quanti gli altri paesi sul Mediterraneo. La via davanti al mare che ti porta fino alla cittadella dove c'è il porto comunque è bellissima, è pieno di palme dappertutto, anche se comunque ci sono tutte quante le case nel loro stile che vabbè abbiamo capito un po' come sono. C'è tantissima gente che pesca, questa è una delle migliori città in cui vivere in Egitto perché hai lo sbocco sul mare, hai il pesce, si sta meglio a livello di clima, non è troppo torrido. Guardate quel ragazzo là in acqua che sta cercando di prendere qualcosa. Guarda qua, classico esempio di spiaggia sabbiosa a Alessandria. Quei panocce fatte al momento. Ciao gattino, ciao! Nostra prima tappa ad Alessandria, ristorantino di pesce, molto esotico, molto fish, molto marittimo, economico dovrebbe essere, mangiamo qualcosa perché non ce la facciamo più. Ragazzi, è pieno di spini, devo sporcarmi completamente le mani, il riso è una favola, vi faccio vedere questo. Qui lo fanno veramente
buonissimo. Mi sporcherò le mani, a breve ci vediamo dopo. Meno di 6 euro, clamoroso veramente. Io amo queste cose, amo i paesi arabi perché mangi da Dio, speziato buonissimo e non spendi nulla. E appena di fianco, dietro al ristorattino dove abbiamo appena mangiato pesce, c'è la moschea più grande e più importante d'Egitto, che si chiama, se ricordo bene, Sidi Morsi Albo Al-Abbas. Dopo le moschee di Istanbul penso sia la più bella che ho visto. Peccato che comunque è tutto quanto color sabbia, però sarebbe più bello se fosse un po' più colorata, tipo azzurro, quelle cose là stile Uzbekistan, che vorrei un sacco andare. E qua di fianco, dove c'è tutto Sassinagene, c'è un'altra che su Maps mi dice che ha lo stesso nome, penso sia una seconda sede, e mi sa infatti che si collegano perché sotto c'è tipo un passaggio che stanno facendo dei lavori. Qui comunque questi monumenti non sono appartati a sé, sono proprio in mezzo alla città, in mezzo a sti grandi palazzoni dove ci abita gente, non sono uffici, perché comunque si vedono tutte quante le lenzuola, i vestiti appesi fuori, la roba da vestire. Si trova in mezzo al centro dove la gente abita queste moschee. Guardate che figata il panorama da qua sopra. Questa è il soffitto, è bellissimo, è veramente bellissima questa moschea, tutti quanti tappeti rossi e in mezzo tutto color giallo oro, è veramente strabello qui. Ripeto che comunque per me le moschee sono molto più belle delle chiese. Guardate che bello sopra il soffitto, e essendo sotto lì con quel lampadario fa proprio l'effetto che abbiamo fatto prima con le foto. È stato il signore dell'entrata, dici sta cosa qua veramente super gentile. Strano che non ci ha chiesto soldi comunque. Rimanendo in tema religioso, comunque un particolare non da poco del mondo islamico che da quando siamo arrivati in Egitto abbiamo notato è che tantissimi uomini hanno una cosa nera in mezzo alla fronte. Nella loro lingua si chiama zebiba, detta anche bernoccolo della preghiera in italiano, ed è praticamente un callo che si crea appunto sulla fronte a forza di battere la testa quando le persone musulmane pregano sul tappeto, perché la religione per loro è una cosa molto 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 seria, lo sappiamo. Quindi penso che la grandezza e la nerezza, chiamiamola, del bernoccolo sia direttamente proporzionale a quanto uno è devoto alla propria religione. Guardate che bello questo mosaico fatto in stile murales. Guarda che roba, i gusci delle tartarughe sono giganti, cazzo. Siamo al porto adesso, dove risiedono tutte quante le barche e risiede la cittadella, che in questa cittadella una volta, perché adesso non c'è più, c'era una delle 7 meraviglie del mondo antico, ovvero il famoso faro di Alessandria. Il faro di Alessandria era veramente gigante, 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 infatti appunto era una delle 7 meraviglie del mondo. Adesso non c'è più, solo che potete trovarlo lo stesso su Maps come faro di Alessandria, anche perché loro lo chiamano così, ma in realtà non c'è più, c'è la cittadella, che insomma è un complesso di castelli, oserei dire, che appunto vi porta dentro al mare fino a questo ex faro. Il porto qui è come se fosse un parchetto della zona, ritrovo tra i giovani, ritrovo tra adulti, perché tantissima gente sta qui a pescare e tantissimi giovani appunto si ritrovano per chiacchierare e tutto quanto. Anche qua comunque vi assilano per vendervi il giro in barca, comunque 100 pound, dicono che sono poco più di 3 euro, non costa niente, però non mi interessa adesso. Guarda che roba, fatalità, qua non si può entrare, vabbè dai, entreremo di là se è gratis, se no pagheremo. Thank you. Biglietto 100 pound egiziane, più o meno poco più di 3 euro, che ci sta per entrare in un posto dove c'era una delle 7 meraviglie del mondo antico qui. Questa è come era fatto tutta quanta la cittadella. Siamo dentro le mura di questo castello qua, che è la cittadella, che è tenuto veramente bene, molto bianco, sembra molto pulito. Bello, bello. Allora, da quanto ho capito, più di metà del pian terreno dove siamo adesso una volta era occupato da una moschea fatta secondo lo stile dei Mammaluchi, e c'erano due stanze, la prima dove lo sceicco riposava e la seconda usata praticamente come store, come magazzino. C'è un museo qua che è spettacolare perché viene fuori aria da qua sopra. Penso che ci siano abbastanza piani, credo. Guarda qua sopra quanto è alto. Solo al terzo piano comunque ci sono 28 camere quadrate, erano proprio fatte apposta con le finestre per guardare i nemici che arrivavano dal mare. Inas, svegliati fredda. Questa è la prima che troviamo e questa era la cuccia dei cani. Questa invece era la camera del sultano, perché questa è la più bella, ci sono le finestre. Sì, è fatta meglio di tutte quante le altre questa. Qua invece la porta che ti porta sul tetto, ma ovviamente è chiusa, non si può andare. Peccato. Quindi questa è stata utilizzata molto bene dopo la scoperta della polvere da sparo, sia perché abbiamo visto questo cartello, ma anche perché fuori c'erano dei cannoni. Comunque questo posto è immenso, siamo nei sotterranei adesso, senti come ribomba. Dimmi Fabio. Sì.
Guardate quel palazzo lì in fondo che è tutto masticato da una parte, proprio tagliato completamente, è assurdo. Questo è il quarto giorno che siamo in Egitto e non ho ancora visto mezza persona in moto con il casco e sinceramente non ho visto nessuno in bicicletta, anche non so perché qui la bici non venga utilizzata. Tipici pullman di servizio egiziani. Siamo a novembre, sono tipo le 4 quasi, tra un'ora dovrebbe tramontare il sole. Comunque è tipo orario fine lavorativo qua, anche se non ho ancora capito come si lavora in questi posti, perché si lavora sempre, non si lavora mai, non si capisce. Ragazzi, mi dite che cos'è sta roba qua che sta vendendo questo tipo che non capisco? Guardate che sporco il mare, comunque è incredibilmente lurido qui, è nero quasi. Abbiamo appena assistito a un ragazzo che giocava con i suoi amici con una bottiglia di plastica e boom! Là dentro il mare, così a caso, perché qui è normale. Stamattina abbiamo visto uno che aveva una carta di una roba che aveva appena mangiato e al cestino di fianco e no, là, butta per terra. Per loro è normale fare così, è una brutta roba, cioè. Non lo fate, non lo fate. Punto negativo. È popolato l'Egitto, Sì, è popolato, incasinato, guarda che roba. Vai. Ormai è roba nostra qua. Era la sita. Sì, sola che baemo. Guys, dopo un'ora di camminata dal faro, che abbiamo capito che non c'è più il faro, siamo arrivati alla biblioteca perduta di Alessandria, famosissima, non so perché e non so nemmeno perché è perduta, ma ve lo dico esattamente tra 3, 2, 1. Da quanto ho capito questa biblioteca è perduta perché è stata distrutta un bel po' di volte. È stata distrutta la prima volta da Giulio Cesare e Pompeo tra una loro guerra civile nel 47 a.C. È stata incendiata, distrutta altre volte, è sempre ristrutturata ed è la biblioteca più famosa di Alessandria. Pensate voi che contiene 8 milioni di libri, 4 musei e un planetario e entrare costa 150 pound, ma a me dei libri non me ne serve un cazzo, quindi non entriamo. Oltretutto abbiamo il treno tra un'oretta, dobbiamo ancora andare a mangiare, quindi andiamo a mangiare. Diciamo che quando non si cammina per il lungomare questa città assomiglia molto al Cairo, molto trafficata, molto incasinata, è tipica, non serve che mi dilungo più di tanto, tipica. Un po' meglio del Cairo secondo me. Porca puttana, piove un sacco di acqua, onta da qua, che schifo, condizionatori di merda. Riuscite a vedere quante parabole della TV ci sono? Sembra di essere tornati nel 1990. Chissà se ciappa bene il segnale qua. E qua cosa sei che fa? Fai i maroni qua? Barbabietole, cos'è quella roba la rossa? Classica cucina a vista, qui è tipica in Egitto. Però in mezzo alla città si può trovare Capannina Beach qua. Posticino chic in quel della Capannina qui in centro ad Alessandria. Esattamente dietro l'altra moschea importante che non so come si chiama. Sono le 6 passate, stiamo andando verso la stazione, ci siamo fermati a prendere uno shawarmino, 2 euro, abbiamo preso quello large, adesso lo mangiamo. Buono, è aglio aggiunto a shawarma. Qui aglio governa dappertutto. Però buono, bello croccante. Sì, c'è un bambino in mezzo alla strada sdraiato, in mezzo alla marciapiede. Queste sono le condizioni, questo è il vero Egitto. Signori, allora qua senza scarpe davanti la stazione di Alexandria d'Egitto. Stiamo per tornare al Cairo. Tutto sommato comunque è una bella città. Abbiamo cannato il mercato del pesce che è alla mattina vicino alla cittadella. Noi non avevamo avuto tempo, ma vi consiglio anche di farvi un giro in barca perché mezz'ora costa 100 pound, ve la dividete in due, sono 2 euro a testa, super cheap. Fatevi un giro là perché è bello, la cittadella merita molto e anche i ristoranti di pesce meritano molto. Alessandria comunque è una città che ha sempre comunque l'impronta egiziana, anche se comunque con l'Egitto non è che ho visto che c'entra così tanto. Sicuramente si avvicina di più al sud Italia, ovviamente c'è una grandissima differenza ancora, è quasi una blasfemia dire questo, però sicuramente è più ordinata del Cairo, è più tranquilla del Cairo, è più vivibile del Cairo. Esatto, una città caotica, grande e trafficata, ma assolutamente più vivibile del Cairo, più armoniosa, più tranquilla e più fresca, data dalla presenza del mare. Una città che merita assolutamente una visita, magari anche per 2 giorni, quelli che noi non siamo riusciti ad utilizzare, magari per addentrarsi nei luoghi più lontani e sconosciuti della città. Noi ci vediamo martedì prossimo, come sempre alle 19, perché scenderemo di 600 km dal Cairo per andare a visitare uno dei posti più belli di tutto l'Egitto. Fatemi sapere con un commentino qui sotto se questa città vi è piaciuta e vi è sembrata interessante. Non dimenticatevi inoltre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un bel like. Come sempre un saluto, baci e abbracci e spuaci. Au!